Buongiorno a tutti e bentornati al Caffè Letterario. L'argomento di oggi è la fondazione della città di Atene, dunque vedremo come si è organizzata questa città, qual è stata la sua forma di governo, questo lo vedremo in varie lezioni e soprattutto cercheremo di capire come si è passati dal governo del re fino alla costruzione della democrazia, perché scopriremo che in realtà l'allargamento dei diritti e quindi il coinvolgimento di tutto il popolo nella politica, quindi nel senso anche di appartenenza alla città, ma soprattutto alla gestione della cosa pubblica, sarà sicuramente un percorso travagliato, non fu assolutamente facile. Scopriremo che inizialmente anche Atene, come Sparta, era governata da un sovrano, quindi esisteva un re. Oggi siamo abituati a pensare ad Atene come la patria, la culla della democrazia moderna. In realtà quella che noi definiamo democrazia anticamente era il governo di pochi che poi allargano il potere, lo estendono sempre di più fino a comprendere un maggior numero di persone, però se pensiamo che le donne e gli schiavi ne erano esclusi, in realtà non dobbiamo mai pensare alla democrazia come la intendiamo noi oggi, perché effettivamente è diversa. Però ecco, questo è il percorso che faremo oggi, quindi dal governo di un sovrano fino, vedremo, al raggiungimento della democrazia vera e propria, quindi l'allargamento dei poteri che verranno estesi e quindi soprattutto diritti e partecipazione che verranno estesi proprio per avere consenso. Cioè scopriremo che queste famiglie nobili, questi pochi, i ben nati, come si chiamavano tra di loro gli eupatridi, inizieranno poi ad estendere e allargare i diritti soltanto per avere il consenso del popolo. Quindi quando bisognerà scalzare una famiglia nobile, quindi esautorarla e quindi prendere il potere, strapparle quei privilegi, allora si ricorrerà all'aiuto del popolo. Dunque vedremo il passaggio dalla monarchia all'oligarchia, alla democrazia, e vedremo anche gli episodi di tirannide, quindi cercheremo anche di capire il perché, che senso può avere la tirannide all'interno di una città che noi pensiamo democratica. Subito il confronto va con la città di Sparta, quindi va fatto tra Atene e Sparta. Gli ateniesi si considerano molto diversi dagli spartiati e loro altrettanto, chiaramente. Atene è una città che viene fondata proprio durante il Medioevo ellenico, quindi dopo la caduta della civiltà micenea, quindi siamo tra il XII e il IX secolo a.C., nell'Attica, ed è una città che viene fondata vicino al mare, quindi già questo ci fa pensare, perché mentre Sparta si trova all'interno della Laconia, quindi nell'entroterra, nella valle del fiume Eurota, la città di Atene, non avendo moltissimi campi, quindi non avendo molti territori da poter dedicare all'agricoltura, sarà proprio già proiettata quasi fatalmente verso il mare, quindi verso il commercio e verso quindi la sua futura potenza marittima, quindi alla sua talassocrazia. Sarà quindi un percorso inevitabile, mentre Sparta, dicevo, è una città dell'entroterra. Atene si reputa superiore a tutti gli altri greci perché per la sua autoctonia. Gli ateniesi infatti pensano di vivere in questa zona, quindi in Grecia, in particolare nell'Attica, da un tempo immemorabile, non ne hanno neanche più memoria loro stessi, quindi vivono lì da moltissimo tempo, e questo legame speciale, questo legame viscerale con la terra li indurrà a pensare, ecco, di essere superiori a tutti gli altri. Quindi quando imporranno poi il loro potere, la loro egemonia su tutta la Grecia, su tutta l'Ellade, effettivamente penseranno di averne diritto proprio per questa loro autoctonia. Non è un caso che i più antichi re di Atene, quindi adesso sfociamo proprio nel mito, vengano rappresentati in una sorta di ibrido, cioè i re greci, i re ateniesi sono degli ibridi, hanno la forma per metà umana, mentre la parte inferiore è a forma di serpente. Quindi vedremo questo serpente ctonio, cioè questo serpente legato proprio alla terra, che miticamente rappresenta quel legame viscerale e speciale che gli ateniesi avevano proprio con la loro madrepatria, con il suolo.
proprio per indicare che loro vivevano lì da un tempo immemorabile, quindi a differenza dei Dori, quindi gli antenati degli Spartiati che sono arrivati proprio durante appunto il Medioevo ellenico in Grecia, quindi in particolare nel Peloponneso, ecco gli Eoli e gli Ioni, quindi gli Ioni soprattutto, visto che poi da lì vengono gli Ateniesi, gli Ioni già si trovavano sul territorio attico, quindi erano già presenti in Grecia all'arrivo dei Dori. Pertanto si reputano superiori. Partiamo proprio da qui. La città di Atene è stata fondata quindi tra il XII e il IX secolo in pieno Medioevo ellenico da quell'eroe mitico fondatore della città che loro reputavano essere stato Teseo, il quale avrebbe semplicemente unito vari villaggi, quindi vari gruppi che poi si sono uniti fino a formare un'entità statale nuova e indipendente. Infatti la città di Atene molto probabilmente a livello storico è nata per sinecismo. Cosa significa questo termine tecnico? Il sinecismo significa un'unificazione di entità statali indipendenti che si uniscono quindi a formare una città ad organizzazione statale, cioè significa semplicemente che nell'antichità, dopo l'unione, insomma la costruzione di tanti villaggi che vivono insomma vicini in simbiosi tra di loro, a un certo punto si uniscono formando un'unica entità statale, quindi nasce una città vera e propria e si dota di un'organizzazione appunto di tipo statale. Inizialmente però sono governati da un sovrano. Noi abbiamo molte informazioni sull'età arcaica di Atene proprio perché sono i greci stessi a fornirceli. Pensiamo ad esempio a Tucidide, lo storico che era ateniese. Erodoto visse a lungo ad Atene, lo stesso filosofo Aristotele scrisse la Costituzione degli Ateniesi, quindi ci dà molte informazioni, e gli stessi ateniesi ci hanno lasciato tutto un lungo elenco di nomi, quindi di sovrani che li avrebbero governati, mitici e reali. Non abbiamo dati storici per sapere se effettivamente tutti i presenti insomma in questa lista siano effettivamente esistiti o meno. E perché dico questo? Proprio perché i più antichi sovrani, il più antico re di Atene sarebbe stato Cecrope, il quale appunto era un re ibrido, una sorta di mostro ctonio, proprio perché aveva la parte superiore del corpo a forma di essere umano, mentre la parte inferiore era a coda di serpente. Ecco perché prima ho citato il mostro ctonio. Ctonio in greco significa proprio legato alla terra, quindi il re più antico di Atene sarebbe stato un uomo estremamente legato e radicato sul territorio, proprio per indicare questa mitica autoctonia degli ateniesi, cioè che vivono lì da tempo immemorabile. E questo sarà un altro elemento di distinzione e di vanto rispetto a tutti gli altri greci, quindi si riterranno proprio superiori a tutti gli altri popoli, quindi dell'Ellade, della grecità. Lo stesso padre mitico di questo Cecrope, Erittonio, anche lui aveva le stesse sembianze, le stesse caratteristiche. Non dimentichiamo che i giganti, cioè i figli della dea Terra, quindi di Gea, la dea Terra appunto, avevano quindi la coda di serpente. Ecco, sempre per sottolineare questo legame speciale con il suolo, perché il serpente per potersi muovere deve appunto strisciare, quindi deve essere a contatto con la terra. Ed è anche interessante sottolineare il fatto che il palazzo di Atene, a differenza dei palazzi micenei, non subì alcun danno, quindi non fu coinvolto in quelle distruzioni che causarono poi il Medioevo ellenico e la fine della civiltà micenea. Quindi questo palazzo evidentemente era ben protetto, ben difeso e soprattutto aveva una certa importanza, era potente per aver resistito e quindi per non essere stato a sua volta distrutto e coinvolto quindi in queste incursioni anche dei popoli del mare. Ad un certo punto però il sovrano, quindi questa monarchia decade, perché il sovrano viene esautorato non dal popolo, quindi non c'è subito la famosa democrazia, bensì dagli eupatridi, cioè dai ben nati significa in greco, cioè dagli aristocratici, dai nobili, da quei gruppi, da quelle famiglie più potenti di Atene, e le quali riescono appunto a strappare il potere al sovrano, cioè al singolo individuo. Quindi si passa da una monarchia
a una oligarchia, cioè al governo di poche famiglie nobili che si prendono il potere, e una delle ipotesi è proprio quella che la monarchia sia caduta non solo per lo strapotere, ma anche per l'eccessivo lusso che veniva ostentato dalla famiglia nobile, cioè dalla famiglia al potere. Quindi i più ricchi, e questo ricordatevelo sarà una costante, e le famiglie più potenti, le famiglie nobili o comunque ricche, cercheranno sempre di partecipare alla cosa pubblica, quindi vorranno entrare nella politica e quindi ottenere una parte di quel potere che invece è esclusivo di pochi o di uno solo, e questo succederà nel corso di tutta la storia, anche nel Medioevo, quando nei comuni, poi vedremo, no, le antiche famiglie nobili verranno scalzate via dalla borghesia, cioè i borghesi a un certo punto si imporranno perché ne hanno i mezzi, è inevitabile. Pensiamo anche alle singole famiglie nobili, ai Medici, agli Albizi, quando grazie ai proventi delle loro attività riusciranno ad imporsi, e Cosimo de' Medici nel 1434 riuscirà quindi ad ottenere addirittura il controllo dell'intera città di Firenze. Quindi questa sarà una costante. Il nuovo gruppo che si arricchisce vorrà sempre scalzare quello vecchio o comunque entrare a far parte di quel gruppo, e quel gruppo ovviamente si opporrà. Quindi vedremo anche il ruolo delle tirannidi, che serviranno proprio a questo, paradossalmente, usando il consenso, quindi utilizzando anche il malcontento e quindi le lamentele da parte della popolazione. Il singolo individuo cercherà quindi di conquistare un potere personale, quindi di diventare un tiranno. Comunque ecco, inizialmente quindi si passa dalla monarchia all'arcontato, perché di fatto queste famiglie nobili, quindi questi eupatridi, iniziano quindi a governare la città, e a partire dal VII secolo, quindi agli inizi del VII secolo, eleggono i famosi arconti, i 9 arconti. Attenzione, perché prima di questa data, quindi quando i nobili prendono il potere, inizialmente gli arconti erano soltanto 3, poi nel corso del tempo si arriva invece ad eleggere 9 arconti, quindi gli arconti sono 9, poi alla fine è una carica temporanea perché dura un solo anno, al termine del quale però gli arconti entrano di diritto nell'Areopago. E adesso arriviamo quindi per gradi, cerchiamo di capire quindi che cosa sono tutte queste istituzioni che vengono formate, attenzione, prima della riforma di Solone. Poi invece per Solone lo tratteremo a parte, quindi faremo un altro video e vedremo cosa cambia. Quindi inizialmente gli eupatridi prendono il potere, questi migliori bennati prendono il potere, e ci sono soltanto 3 arconti, cioè 3 persone che governano, che hanno i poteri più importanti. C'è l'arconte eponimo, quindi quello che dà poi il suo nome anche all'anno di arcontato, quindi l'arcontato prende il nome da questo arconte. E poi c'è ovviamente l'arconte Basileus o arconte re, che sarebbe, vedete, poi la prosecuzione invece del re che c'era prima, perché prima avevamo il re, adesso c'è invece l'arconte Basileus o arconte re, cioè colui che era stato appunto esautorato, perché il re, abbiamo detto, viene privato dei suoi poteri, e al re rimasero soltanto le prerogative religiose, quindi amministrava il sacro, era il detentore, il custode delle cose sacre. Poi questa figura invece viene assorbita dall'arconte Basileus, che diventa appunto l'arconte che si occupa, quindi il magistrato, che si occupa di tutte le cose invece religiose, quindi del sacro, dei riti e di tutti i segreti, insomma di tutte le procedure legate al sacro. E il terzo arconte invece è l'arconte Polemarco. Polemarco in greco, quindi la guerra, quindi è il magistrato che ha il potere militare, cioè colui che comanda l'esercito. Quindi ripeto, sono 3: l'arconte Polemarco che ha il potere militare, quindi di comandare l'esercito, l'arconte Basileus o re che quindi ha il potere religioso, e l'arconte eponimo invece che dà il suo nome alla carica annuale, quindi all'arcontato. Nel tempo diventano 9, quindi a questi 3 se ne aggiungono poi altri 6, e ogni magistrato, quindi ogni arconte, ha le sue funzioni. Inizialmente però, ecco, insieme a questi 3 arconti
vengono eletti anche 6 tesmoteti, i quali appunto esistevano già prima della riforma di Solone, ed essi hanno il compito di custodire le leggi, quindi sono i custodi del diritto. Quindi vedremo che poi avranno anche un certo potere giudiziario, perché appunto a loro verrà dato il compito quindi di giudicare determinati crimini. E oltre, quindi già prima di Solone, oltre quindi all'arcontato, esiste, quindi viene fondato l'areopago, cioè tutti gli exarconti al termine del loro anno, quindi della loro carica, si riuniscono sul colle dedicato ad Ares, il dio della guerra, e quel colle poi prenderà il nome proprio da questa assemblea, quindi il monte dell'Areopago, perché proprio su quel monte si riunisce l'assemblea degli exarconti, quindi sono questi sempre membri delle famiglie nobili, quindi ex magistrati che sono anziani, quindi hanno una certa età, ex arconti, che quindi poi hanno diritto di accedere a questa assemblea, un po' come nel mondo romano, quando gli ex consoli, quindi arrivati al vertice del cursus honorum, entreranno per diritto nel Senato. Questi ex arconti ovviamente hanno un compito importantissimo, che è quello di controllo sugli arconti, quindi l'areopago controlla l'operato dell'arcontato, è inevitabile, quindi c'è questa assemblea che fa un po' da supervisore, e sono anche custodi delle leggi e quindi del diritto, fondamentalmente della consuetudo, quindi di tutte le consuetudini, anche quindi di leggi non scritte, attenzione, perché all'inizio sappiamo bene che non essendoci leggi scritte, questi custodi possono manipolare, quindi interpretare a loro piacimento e soprattutto a loro vantaggio e a vantaggio della loro classe sociale il diritto, quindi le leggi, perché quindi gli abusi sono molto frequenti, attenzione, perché sono pochi che gestiscono questi poteri. Tutti coloro che appartengono, quindi che entrano nell'areopago, quindi questi ex arconti, possono avere questa carica, quindi essere membri dell'assemblea a vita, quindi mentre l'arcontato dura un solo anno, chi è membro dell'areopago ne è membro fino alla morte, una carica a vita. E ripeto, quindi avranno, vedremo anche potere giudiziario, perché vedremo poi in un secondo video con Dracone, questo mitico legislatore, poi attribuirà proprio all'areopago il compito di giudicare la colpa del sangue, quindi tutti i delitti premeditati, quindi chi si macchia di omicidio volontario. Poi vedremo che anche lì ci saranno delle distinzioni da fare, però oltre ad essere quindi i controllori degli arconti e i custodi delle leggi, riceveranno anche degli incarichi a livello giudiziario. E prima dell'avvento di Solone pare esistessero già gli efeti. Chi sono gli efeti? Sono i giudici, cioè sono quei magistrati che sono incaricati di giudicare le colpe, quindi di giudicare insomma sia i delitti, i crimini pubblici che quelli privati. In particolare appunto proprio a questi efeti verrà dato il compito di giudicare i delitti invece involontari, e sembra che questo mitico Dracone abbia dato proprio lui l'incarico agli efeti, creando questa quindi magistratura che all'inizio non esisteva, perché esisteva solo l'arcontato e l'areopago. Quindi gli efeti sono stati istituiti prima dell'avvento di Solone, quindi ci sono ovviamente poche informazioni a riguardo, non si è certi, però questa sembra l'ipotesi più probabile. Gli efeti erano 51, quindi 51 giudici, con un'età minima di almeno 50 anni o più, quindi sempre anziani, tutti membri di famiglie nobili, anche questi, quindi notate che tutte le più alte cariche, quindi sia a livello politico, legislativo, esecutivo e giudiziario, sono in mano all'aristocrazia, quindi altro che democrazia, siamo in piena oligarchia. Questi efeti, dicevo, sono 51. Questa cifra è inspiegabile, cioè è difficile da spiegare, ci sono molte ipotesi, molti dubbi, però l'unica che al momento è stata data dagli studiosi per spiegare quindi questo numero è la seguente. Le varie tribù ateniesi avevano un consiglio, questo consiglio era costituito di 60 membri. Perché dico 60? Perché hanno fatto un calcolo e hanno visto che sommando i 51 efeti che si occupano dei processi, quindi del potere giudiziario, ai 9 arconti, si ottiene proprio il numero 60, quindi 51 efeti più 9 arconti, 60 membri. Ecco,
e forse quindi questo è un richiamo agli antichi consigli, quindi delle tribù ateniesi. Quindi erano quelle degli Argadei, dei Geleonti, degli Egicorei e degli Opleti. Ripeto, è l'unica spiegazione che è stata data al momento per così giustificare questo 51 come numero di magistrati. Ovviamente poi esisteva già anche l'ecclesia, cioè l'assemblea dei cittadini ateniesi, che si potevano quindi riunire per discutere e parlare di politica. Sottolineiamo il fatto, ecco, che l'unica vera istituzione democratica al momento era proprio l'ecclesia, perché lì tutti i cittadini, quindi tutti coloro che hanno la civitas, cioè la cittadinanza, che quindi sono membri di questo gruppo, quindi che hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, solo in questa assemblea possono prendere la parola e dire la propria opinione. Quindi c'è libertà di parola e di pensiero da parte di tutti i cittadini, però al momento, quindi in origine, ancora all'epoca degli Eupatridi, quindi di questi grandi nobili famiglie che governano, ecco, l'ecclesia ha poteri estremamente limitati. Vedremo che da Solone e Clistene in poi, insomma, nel corso della conquista di maggiori diritti, anche le istituzioni ovviamente cambieranno, si evolveranno anche grazie alle riforme, quindi dei vari legislatori che si susseguiranno nel corso del tempo. Ecco, inizialmente però non dimentichiamolo mai, l'unica vera istituzione democratica è proprio l'ecclesia, l'assemblea di tutti i cittadini. Tutti hanno diritto di parteciparvi e di esporre la propria opinione. Ecco, questo viene dal mondo greco, quindi notiamo quante conquiste nel corso del tempo noi possiamo avere ancora oggi e possiamo esercitare grazie ai nostri predecessori. Quindi studiare la storia è veramente importante perché ci fa capire chi siamo noi oggi. Non dimentichiamo mai che all'epoca soltanto i membri della civitas, quindi della cittadinanza, quindi dell'essere parte di questo gruppo, sono ammessi ad esercitare i diritti, oltre ad avere i doveri naturalmente. Chi è escluso e non ha la cittadinanza non può assolutamente prendere parte alla politica. Quindi un altro elemento di cittadinanza, quindi parlando anche di educazione civica, è proprio questo: la solidarietà politica. Il vero cittadino si informa, partecipa attivamente alla politica del proprio paese, quindi è veramente importante, un elemento di conquista che ci viene dal mondo greco. Andremo avanti poi nella seconda parte di questo video, vedendo poi che cosa introdurrà Dracone, come cambieranno e si evolveranno quindi le istituzioni. Vedremo già le prime forme di tirannidi a partire da Cilone, con lo scontro quindi tra Cilone e Megacle, e vedremo poi cosa cambierà con l'intervento invece della riforma di Solone. A presto!